Su questo canale ancora non abbiamo parlato di Innovacar, un brand italiano specializzato nella produzione di prodotti e accessori per il car detailing, e voglio farlo oggi per la prima volta portandovi la mia esperienza di utilizzo con SC3 Glass Sealant. Scopriamolo insieme. Ciao ragazzi e bentornati sul canale in questo nuovo video. Finalmente oggi vi posso parlare della mia esperienza con SC3 Glass Sealant di Innovacar, un protettivo per vetri molto interessante visto che è semplicissimo da utilizzare e molto performante. Prima però di iniziare con il video, come al solito vi voglio invitare a lasciare un like ed iscrivervi al canale per supportare questo genere di contenuti, e voglio inoltre ringraziare Karchen per avermi inviato questo SC3 Glass Sealant per il test che vedrete oggi. Lui è un sigillante per vetri e come ogni buon sigillante che si rispetti, il suo scopo principale è quello di creare un rivestimento, un film olio e idrorepellente, che uno faciliterà la guida sotto forti piogge, visto che comunque l'acqua non andrà proprio ad aderire al vetro, e due, migliorerà la manutenzione delle superfici trattate, visto che comunque contaminanti e sporco stradale andranno più difficilmente ad aderire a queste superfici. La confezione è davvero ben fatta, infatti si vede che c'è una certa attenzione sia verso il design che verso anche la qualità stessa del prodotto. Al suo interno troviamo un applicatore proprio come quelli dei Nano, pannetti in microsuede in generosa quantità, visto che comunque ne troviamo 10 all'interno se non ho sbagliato a contare, e poi troviamo SC3, tra l'altro carino il fogliettino illustrativo con le istruzioni e tutte le grafiche. 100 ml dovrebbero bastare almeno per trattare con un layer 3 auto. Vedremo anche quanto durerà il prodotto per quanto proprio riguarda la longevità, visto che comunque la durata non viene dichiarata. Parlando invece dell'applicazione, è molto semplice. Per chi non ha mai applicato un Nano ne potrà provare l'ebbrezza, visto che comunque la stesura è simile a quella proprio di un Nano, e si stende con applicatore e panne microsuede che va poi avvolto attorno all'applicatore stesso. Per quanto riguarda invece un paio di consigli prima di applicare e di parlarvi dell'applicazione di SC3, vi voglio distinguere un paio di casistiche. Se non avete mai utilizzato un prodotto del genere, avete mai usato una protezione sui vostri vetri, ecco, per preparare la superficie al meglio vi consiglio di lavare le superfici, eseguire almeno uno step di decontaminazione meccanica, passare poi un polish per vetri, ad esempio Glaco Glass Compound, di cui vi ho già parlato in un video precedente, vi lascio il link qua sopra nelle schede nel caso in cui voleste vederlo, e poi passare un IPA, perché è importante poi sgrassare la superficie prima di applicare il protettivo stesso. Per quanto invece riguarda il caso in cui abbiate già una protezione installata, è molto semplice rimuoverla, vi basterà utilizzare anche qua un polish per vetri e successivamente pulire tutte le superfici, sgrassarle tramite sempre alcol isopropilico. Io per il video di oggi ho utilizzato Veritas diluito 1:4, ovviamente potete sempre utilizzare il prodotto che più vi piace o quello che avete a casa. Quindi preparate il vetro a regola d'arte, prendiamo l'applicatore e gli avvolgiamo il microsuede attorno, agitiamo la confezione ed eroghiamo una quantità di prodotto tale da bagnare omogeneamente il panno. Magari ecco, quando esso è nuovo usate un paio di spruzzate in più per fare un bel priming, ma non eccedete come sempre con il prodotto. La stesura si fa con movimenti rettilini incrociati criss cross, basta stendere una volta il prodotto in orizzontale e incrociare subito la passata in verticale. Non occorre fare due passate in orizzontale, incrociarli due passate verticali, è semplicissimo, una in orizzontale e una in verticale. Terminata con la stesura attendiamo circa un minuto per rimuovere poi l'eccesso di prodotto. È davvero semplicissimo, il residuo non fa alcuna resistenza e si sente già subito che la superficie acquista una notevole scorrevolezza. Nel caso in cui volessimo eseguire un altro layer per rinforzare l'azione protettiva di SC3, o magari nel caso in cui non fossimo così sicuri di averlo applicato in modo corretto, lo possiamo fare, basta solo attendere circa una ventina di minuti dalla stesura del primo e stendere il secondo proprio come abbiamo fatto quello precedente. Ultima cosa importantissima, attendete almeno 7 ore dall'applicazione dell'ultimo layer per bagnare il vetro dell'auto e fargli prendere eventuale umidità. Mi raccomando, cercate anche di spostare un pochino più in là possibile poi il tempo del primo lavaggio, soprattutto se utilizzate prodotti chimici aggressivi, se lavate l'auto dove non sapete che prodotti usano. Ma come va ragazzi questo SC3? Beh, dalle prime impressioni che ho avuto vi posso dire che va davvero una bomba. Mi è piaciuto tantissimo, vedete dalle immagini l'idrorepellenza, vedete dalle immagini il beading, lo sheathing, sono davvero ottimi, si vede proprio che il prodotto non fa aderire l'acqua al vetro. Vedremo anche poi nelle successive settimane, quando si incomincerà a sporcare soprattutto da quei residui minerali, come anche resiste, no? Adesso vi aggiornerò di sicuro nei commenti qua sotto, quindi magari ogni tanto buttateci
un occhio. Oserei quasi dire che ha un puntino in più di idrorepellenza e autopulizia rispetto a Ultra Graco, però è una sensazione che ho avuto, no? Così di primo impatto. Sto cercando di mettere su un confrontone tra protettivi per vetri, dunque iscrivetevi al canale se non lo volete perdere. Però insomma, performance davvero ottime, sono rimasto, devo dire, decisamente colpito. Siamo giunti dunque ragazzi alle considerazioni finali e alle conclusioni. Che dire di questo SC3 Glass Sealant? Un prodotto che mi è piaciuto davvero tanto, uno per la semplicità e la velocità soprattutto dell'applicazione, due per le performance che per ora sono di assoluto rilievo, che me lo fanno anche quasi collocare forse al top della classifica di prodotti per vetri provati fino ad oggi. Ovviamente vedremo nel corso del tempo come si comporta e soprattutto come si comporta verso le contaminazioni minerali, contro lo sporco, e insomma vi aggiornerò poi qui sotto nei commenti, come vi dicevo prima, sulla durata. Ovviamente, cosa che mi stavo dimenticando, per ora non mi ha fatto ancora saltellare le spazzole, e questa è una cosa molto positiva, è una cosa che di sicuro va menzionata perché magari poi qualcuno me lo potrebbe chiedere. Nel caso in cui foste interessati all'acquisto vi lascio tutti i link qua sotto in descrizione. Voglio sempre ringraziare Karshine, visto che comunque mi ha fornito il prodotto che avete visto oggi. Nel caso in cui appunto foste interessati ad acquistarlo, trovate tutti i link in descrizione. Vi ricordo il codice sconto MOSCHI del 10% su Karshine, che è valido per ordini superiori ai 50 euro, mentre per ordini superiori ai 150 euro avete anche la spedizione gratuita. Per ordini inferiori costa circa sui 15-16 euro. Dunque fate un salto sul sito, visto che comunque ci sono prodotti molto interessanti a prezzi interessanti e spesso si trovano offerte molto interessanti. Io spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel like qui sotto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per essere sempre aggiornati sui nuovi video che pubblico. Vi voglio ringraziare per il vostro tempo, per la visione e soprattutto per il supporto, visto che altrimenti senza di voi questi video sarebbero praticamente impossibili. Quindi grazie ancora e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!